Buongiorno a tutti da Pier Giovanni Salimbeni. Dopo aver avuto nella primavera del 2020 il piacere di testare, diciamo così, segretamente un esemplare preserie, ho ricevuto da Kowa Optimat Deutschland GmbH un esemplare nuovo fiammante dello Spot & Scope più grande e potente di casa Kowa. Si tratta del TSN 99, che ha un prezzo suggerito di 3.199 euro, oculari esclusi. Vorrei parlarvene oggi qui presso la riserva naturale Palude Brabbia, ma ve ne parlerò tra poco dopo la breve sigla. Se ancora non l'avete fatto, potreste iscrivervi al mio canale premendo sul pulsante qui in basso a destra. A tra poco! Il nuovo Spot & Scope Kowa TSN 99 è disponibile in due versioni, la versione A o angolata, questa che ho testato, e la versione S, ossia straight, dritta, che strizza l'occhio ai tiratori sportivi e all'attività venatoria. Il telaio è composto in leghe di magnesio attraverso un processo di stampaggio di leghe tixotropiche. Questa è una tecnologia molto utilizzata nel settore informatico e telefonico. Si chiama stampaggio a iniezione di magnesio e consente di produrre degli scafi ottici con un livello qualitativo costante. È possibile inoltre ottenere delle forme complesse e leggere, ma nel contempo decisamente robuste. Il peso dichiarato infatti è compreso tra i 1.810 grammi e i 1.335 grammi. Eccellente anche il sistema a doppia filettatura per evitare le flessioni delle piastre sottostanti. L'obiettivo da 99 mm di diametro è composto da una lente in pura fluorite di cristallo, associata ai vetri XD di altissima qualità. La minima distanza di messa a fuoco che ho misurato è di poco inferiore ai 6 metri. La lunghezza focale è di 378 mm nel modello angolato e di 364 mm nel modello dritto. È presente inoltre una filettatura per i filtri da 105 mm che consentiranno di proteggere ad esempio l'obiettivo dal salmastro o dalle pessime condizioni meteorologiche, mentre l'anello parapolvere nasconde una filettatura che consente l'utilizzo di vari adattatori fotografici, come ad esempio il PA7 o il DA10 che ho avuto il piacere di utilizzare con una mirrorless. Il pregio infatti di Kowa è che tutti i prodotti nuovi consentono l'utilizzo di accessori già presenti in catalogo. Altre aziende invece obbligano l'appassionato a cambiare anche l'accessoristica perché quella più vecchia è inutilizzabile. Riprende la forma dei modelli dal diametro inferiore. Le novità consistono, oltre che nel nuovo obiettivo da 99 mm, nella differente composizione della zona nei pressi dell'oculare, che beneficia anche di un nuovo pulsante di sgancio rapido che mi pare più funzionale del precedente. Questo Spot & Scope ovviamente è ben impermeabilizzato e seppur non sia dotato di armatura di gomma, che ne avrebbe comunque aumentato il peso e magari diminuito la pila, è molto robusto. Un'altra caratteristica che apprezzo è la esclusività del suo design. Non copiano mai la concorrenza, ma anzi sono spesso copiati. Lo abbiamo visto ad esempio tutti con l'arrivo dei nuovi binocoli angolati made in China, che hanno, diciamo così, tratto ispirazione dal noto Kowa Highlander Prominar. Con il classico oculare zoom, il TE11WZ, che costa 699 euro, questo performante Spot & Scope si trasforma in un 35-70x da 99 mm. Oltre ad esso ho avuto nuovamente il piacere di testare l'oculare grandangolare TE80XW, che costa 679 euro e che fornisce in questo caso 40x. Comunque tra poco vi parlerò di entrambi con maggior precisione. Ora però vorrei descrivervi il sistema di messa a fuoco che gli appassionati Kowa conosceranno molto bene. Anche il TSN 99 si avvale infatti di un sistema con messa a fuoco semplice, coadiuvata da un demoltiplicatore che facilita la precisione della messa a fuoco, soprattutto durante la tecnica del digiscoping. La sua posizione sullo scafo ottico è stata ben progettata, si utilizza rapidamente con uno o due dita e l'ergonomia consente anche l'utilizzo dei guanti invernali. Con il rotore principale è possibile raggiungere l'infinito con poco meno di 2 giri di rotazione, partendo quindi da circa 6 metri.
Utilizzando spesso i teleobiettivi e uno spotting scope con messa a fuoco collare, non posso però che ammirare la precisione del sistema, che ad esempio in questo esemplare mi ha consentito di focheggiare anche a focali superiore ai 3000 mm di lunghezza senza particolari problemi. È giunto adesso il momento di fare una disamina sull'obiettivo in dotazione. Kowa infatti è l'unica azienda in questo settore a utilizzare puro cristallo di fluorite. Le altre aziende si avvalgono di vetri ED, talvolta miscelati con fluorite, che sono molto più facili da lavorare rispetto al cristallo di fluorite, che richiede una grande maestria. Kowa in questo è molto esperta, dato che non solo questo nuovo spotting ne beneficia, ma anche ad esempio la serie TSN 880 o ad esempio la 550, il telefoto lens e il binocolo Kowa Elender Prominar appena citato. Uno dei maggiori difetti in prodotti così compatti, con una lunghezza focale così corta, è l'aberrazione cromatica, che come sapete si verifica quando le diverse lunghezze d'onda della luce si concentrano su posizioni differenti, mostrando spesso la classica frangia viola, rossa, blu o verde intorno alle immagini. Il cristallo di fluorite, per fortuna, ha una dispersione bassissima e Kowa ha deciso di utilizzare insieme del vetro XD per fornire un obiettivo che sul campo non ha mostrato aberrazione cromatica, come potete vedere ad esempio dal videoclip che ho girato da quasi 100 metri di distanza a questo airone bianco. Il contenimento dell'aberrazione cromatica è veramente eccellente. Per quanto riguarda infatti le aberrazioni, vi posso dire che variano leggermente in base agli ingrandimenti e agli oculari utilizzati. Quello che vi posso confermare è che con entrambi gli oculari che ho testato non ho notato aberrazione cromatica né in asse né ai bordi. Anche la curvatura di campo è ben corretta in entrambi gli oculari. Lo zoom mostra un poco più di distorsione angolare e gli ingrandimenti più bassi. Osservando le stelle, oltretutto, entrambi gli oculari mostrano delle stelle puntiformi sino al bordo, con una maggiore puntiformità e incisione nel TE80WZ, che sarebbe poi quello fisso grandangolare. Insomma, sono entrambi prodotti ottimi, anche se la mia preferenza va, come avrete capito, all'oculare ingrandimento fisso. Questa azienda nel corso degli anni ha creato decine di accessori che possono aiutare l'appassionato. Ci sono infatti due principali adattatori per la fotografia che ho il piacere di mostrarvi. Il primo è il TSN DA10, che consente di collegare la propria macchina fotografica con obiettivo all'oculare, e il TSN PA7, che consente di collegare la macchina fotografica senza obiettivo. Difficile dirvi quale preferire, forse il PA7 consente di ottenere immagini più nitide grazie alla presenza di meno lenti nel treno ottico. Penso sia molto adatto alla fotografia con soggetti fermi. Ho preferito talvolta invece il DA10 per i video anche su soggetti in movimento, dato che anche la messa a fuoco automatica della mia mirrorless compensava in parte i rapidi spostamenti dei volatili. Sono rimasto anche molto stupito dalla qualità meccanica e dalla facilità d'uso dello Smartoscope Vario, che costa 169 euro e di cui vi vorrei parlare poi successivamente in una recensione specifica. Per chi volesse osservare anche il cielo stellato, sono presenti degli altri adattatori per usare gli oculari astronomici sul Kowa TSN 99, ma di contro esiste anche un adattatore da 2 pollici per utilizzare gli oculari Kowa sui telescopi astronomici. Vorrei adesso parlarvi delle mie impressioni sul campo, che penso siano la parte più interessante di questa video recensione. Premetto di aver avuto qualche giorno di tempo per utilizzare questo spotting scope di alta qualità, sia presso la spiaggia di Germignaga, che è un noto hotspot per il birdwatching qui in provincia di Varese, sia presso la riserva naturale Palude Brabbia, dove mi trovo in questo momento. Inoltre ho fatto un paio di uscite crepuscolari e ho anche osservato il cielo stellato. In primis vi posso confermare che con il nuovo oculare TE80X Wide ha migliorato ancora di più l'ottimo contrasto e la eccellente nitidezza fornita dai telescopi della serie TSN, e ovviamente anche il 99 ne ha beneficiato. A 40x penso che fornisca la migliore immagine nitida e grandangolare che io abbia percepito in un telescopio terrestre. Questo oculare si fa forte infatti di un campo apparente di 80 gradi, ossia 37 metri a 1000 metri.
Per esemplificare vi posso dire che i possessori, ad esempio di uno Swarovski AT95, potrebbero ottenere lo stesso campo di vista unicamente abbassando gli ingrandimenti a 30x. Potete quindi solo immaginare la differenza nella percezione dei dettagli più fini con 10 ingrandimenti in più. Possiede inoltre una estrazione pupillare di 17 mm e il suo schema ottico è complesso. Presenta infatti uno spianatore di campo e una lente di vetro XD, in grado di fornire delle visioni nitide sino al bordo del campo e con un'eccellente rappresentazione dei colori e, come vi ho anticipato, senza aberrazione cromatica. Anch'esso, come lo zoom, è impermeabilizzato ed è riempito in azoto, ed è stato applicato anche un trattamento Kowa KR che consenta di ridurre l'accumulo di polvere sporco e altre particelle, oltre a facilitare la pulizia della lente di campo. Chi è appassionato di digiscoping, inoltre, potrà beneficiare di immagini molto nitide e prive di vignettatura. È anche compatibile con tutta la serie di accessori Kowa, compreso il moltiplicatore TSN e X16, che permette di arrivare a 64x con un campo apparente eccellente. E devo ammettere che quando le condizioni atmosferiche lo concedono, questo genere di combo è stupefacente. Anche lo zoom, il TE11VZ secondo, quindi la seconda versione, è un perfetto all-rounder per tutte le attività ed è coadiuvato anche dal grande diametro di questo obiettivo. Permette oltretutto di osservare i rapaci anche a 3-4 km di distanza. I gradi apparenti di campo sono compresi tra i 50 e i 60, mentre il campo di vista lineare a 1000 metri tra i 35 metri e i 20 metri. Il diametro della sua pupilla di uscita quindi varierà tra i 3,3 mm e gli 1,4 mm, mentre l'estrazione pupillare si attesta sui 17 mm. Quando usato sul Kowa TSN 99, questo oculare zoom, come vi ho già detto, fornisce ingrandimenti utili, quindi tra i 30 e i classici ormai 70x, mentre con il moltiplicatore TSN e X16 aumenta l'intervallo di ingrandimento trasformandosi in un 48-112x. La resa di questo oculare con il Kowa TSN è ottima, quindi è luminoso, nitido e contrastato e anche con un'ottima resa ai bordi del campo. La resa di questo oculare con il Kowa TSN 99 è ottima, luminoso con colori saturi con una piacevole tonalità virata leggermente verso il caldo che ne aumenta il contrasto. Nell'uso visuale si può godere di immagini praticamente prive di aberrazione cromatica. Penso potrete vederlo anche dei video alla Vifauna che ho inserito nella recensione che mostrano le varie distanze in gioco. A volte sono stato un po' osteggiato dalla presenza di vento e di luce molto forte, ma come avrete visto il Kowa TSN 99 è in grado di lavorare molto bene anche nelle condizioni peggiori. Seppure è ovvio che il sensore di una macchina fotografica sia ancora più esigente rispetto al nostro sistema occhio-cervello. Nell'uso crepuscolare ho preferito la visione dell'oculare fisso perché grazie a meno elementi ottici risulta più luminoso dello zoom. Non oso immaginare la resa con un oculare in grado di fornire 20 ingrandimenti e 5 mm di pupilla di uscita. Vi posso dire che la differenza con uno spotting scope da 80 mm è ben visibile. In tale frangente, dove gli altri telescopi terrestri più piccoli iniziano a mostrare immagini scure e dettagli ormai invisibili, nel Kowa TSN 99 si svela ancora l'occhio dei caprioli ed è anche possibile verificare la forma ad esempio dei palchi dei maschi. Non è mancata inoltre la mia solita prova con la USAF Chart, situata a 35 metri di distanza. Ho potuto percepire dettagli nella tabella più piccola delle linee sulla riga 4, che talvolta svaniva per la turbolenza diurna. Nel tempo a mia disposizione, nelle 2 giornate in cui ho fatto queste prove, non ho notato differenze di potere risolutivo rispetto a un altro eccellente spotting scope da 95 mm di diametro, mentre era ben evidente la differenza con un 80 mm che si fermava qualche riga più sopra. Nell'uso astronomico, premettendo che non dovrebbe essere acquistato specificatamente per questo genere di osservazioni, fornisce delle immagini molto corrette ai bordi, nitide, luminose e contrastate. La zona della nebulosa di Orione, ad esempio, è colma di stelle puntiformi sino ai bordi del campo, con una luminosità della nebulosa M42 da Newton da 130 mm 150 mm. Ho prediletto l'oculare a ingrandimento fisso, ma grazie ai 70x
forniti dallo zoom e al moltiplicatore ho potuto osservare decine di dettagli sulla superficie lunari, simili a quelli che ammiro agli stessi ingrandimenti con un classico rifrattore astronomico da 100 mm di diametro, come ad esempio la rima BIRT, i crateri piroclastici di Alphonsus o alcuni dettagli all'interno del cratere Ptolemaus. Ritengo che un'eventuale comparativa con un telescopio astronomico sia inutile, dato che ad esempio gli spotting scope hanno obiettivi inseriti a pressione con O-ring per consentirne la impermeabilizzazione, mentre i rifrattori astronomici hanno spaziature e modalità di inserimento consone per reggere ingrandimenti molto alti. Sono semplicemente prodotti eccellenti per settori differenti. Posso solo confermarvi che se fino a pochi anni fa un possessore di uno spotting scope avrebbe potuto limitarsi a guardare qualche cratere lunare a 50x, con la potenza di fuoco del Kowa TSN 99, dopo una giornata in montagna potrete anche divertirvi a guardare i crateri lunari, le rime, i domi e vari dettagli atmosferici su Giove e Saturno. Passiamo infine ai pregi e ai difetti. Tra i pregi posso senz'altro citare la eccellente qualità ottica e l'eccellente potere risolutivo possibile con questo performante telescopio naturalistico, che a 70x esprime tutte le sue potenzialità. Il contenimento dell'aberrazione cromatica è eccellente e almeno personalmente ho apprezzato la tonalità un po' calda che ne incentiva il contrasto. Se dotato del nuovo oculare grandangolare che fornisce 40x, potrebbe diventare un eccellente sistema per il digiscoping e per l'osservazione a grande campo. Il solito pregio va anche alla grandissima scelta di accessori e adattatori utili per la fotografia naturalistica a lunga distanza. Se siete più che altro dei birdwatcher visualisti, vi consiglierei lo zoom per la sua universalità, magari con il nuovo adattatore per gli smartphone. Agli appassionati del digiscoping invece consiglierei l'oculare fisso e a scelta il DA10 o il PA7. In ogni caso, come si usa dire dalle mie parti, cascherete sempre in piedi e il mio consiglio spassionato sarebbe, se possibile, di acquistare anche entrambi gli oculari. Per quanto riguarda i difetti, seppur io sia molto pignolo, onestamente è stato difficile trovarne. Come anticipato, la scelta di non dotarla di armature in gomma potrebbe non piacere a qualche appassionato, anche se è possibile acquistare una custodia da campo decisamente funzionale. Personalmente, visto che amo guardare al crepuscolo gli animali, al limite dell'osservazione con un visore notturno, sarei contento più avanti di vedere un nuovo oculare magari a 20x, che potesse sfruttare una grande pupilla di uscita e la eccellente luminosità di questo prodotto da quasi 10 cm di diametro. In sintesi, ritengo che Kowa con questo nuovo spotting scope abbia alzato l'asticella rispetto alla seppur eccellente serie TSN 880. È nitido, luminoso, senza aberrazione cromatica e fornisce immagini nitide e contrastate e con una serie di accessori a disposizione che consente decine di personalizzazioni. Il nuovo oculare a grandimento fisso è inoltre eccezionale e soddisferà gli amanti della fotografia naturalistica a lunga distanza. Io termino qui. Ringrazio in primis il dottor Gunther Reisner di Kowa Optimed Deutschland GmbH per aver fornito questo strumento e i vari accessori, consentendomi di citare le mie impressioni imparziali. Io vi saluto, ci vediamo come sempre su questo canale, sul sito ufficiale che è binomania.it, sul gruppo Facebook Binocoli e Telescopi Opinioni e Recensioni, sul forum di Binomania e su Instagram. Insomma, vi basterà cercare Binomania su Google e avrete vari modi di venirmi a trovare. Se ancora non lo avete fatto, inoltre potrete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto a destra. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni. Io mi godo ancora il TSN 99 qui in Osi e ci vediamo la prossima volta. Buone osservazioni a tutti voi!